Ciao viaggiatori, ci troviamo qui nelle rive del lago Loch Ness, in Scozia. Qualcosa di davvero incredibile, guardate qui che meraviglia la natura. La mattina seguente, dopo una ricchissima colazione, ci siamo diretti verso Inverness. Avere la possibilità di guidare un'auto ti dà piena libertà di movimento. Certo, da questa parte del globo la guida è invertita e sono grato che abbia guidato Gianluigi. Temo che avrei avuto non poche difficoltà. I paesaggi verdi della Scozia sono davvero affascinanti. Il grigio del cielo contrasta con il verde dei prati o il giallo acceso dei campi fioriti. Una terra ricca di natura e pascoli di pecore e mucche Highlander, che non si chiamano così perché sono immortali. O forse sì, non lo so. Ma credo perché semplicemente svengono dalle Highland e hanno la particolarità di essere particolarmente più pelose di quelle europee e hanno questo puffo ciuffo che le fa sembrare delle mucche emo. Lungo il percorso di circa 3 ore vi è una piccola tappa che vi consiglio vivamente di fare. Tappa obbligata se si gira in macchina lungo la Scozia è The House of Tuar. Diciamo un piccolo pseudo centro commerciale con bar, negozi e tutto il resto, ma quello che è fantastico è comunque ci sono prodotti locali da comprare, mangiare e gustare anche nel luogo con cui questo splendido bar. Raggiunto l'obiettivo e sistemate le cose, ci dirigiamo verso il centro di Inverness. Questa piccola cittadina, definita come la capitale delle Highland, è il perfetto punto di appoggio per scoprire i diversi paesini dei dintorni, oltre a nascondere nei suoi meandri piccoli scorci che gli amanti della serie Outlander ricorderanno. Sicuramente, visto la posizione elevata, salta subito all'occhio il castello di Inverness. Mi scusi messere, avete detto per caso castello? Sta al tuo posto che non l'abbiamo potuto visitare perché era chiuso. Dicevamo, il castello odierno è una struttura relativamente moderna dalla seconda metà dell'Ottocento, ma sulla collina vi furono diversi castelli che si alternarono nei vari secoli. La città è anch'essa in stile vittoriano, mantiene lo stile elegante quindi è sobrio di Edimburgo. Tra le cose che mi hanno affascinato parecchio vi è stata la Falcon Square, dove troneggia un obelisco con un unicorno. Difatti il mitologico animale è simbolo nazionale, tanto che il 9 aprile si festeggia l'Unicorn Day, ritenuto un animale puro, indomito e simbolo del misticismo tanto amato dagli scozzesi. Questo animale venne inserito anche negli stemmi regali, a motivo di ciò questo non è l'unico unicorno che si vede in tutta la Scozia. Avendo affittato una deliziosa casetta, decidiamo di fare scorta di pie e di fare una cena casalinga, per raccogliere le energie per andare il giorno successivo a caccia di Nessie. Dopo esserci svegliati ed aver fatto colazione, ci dirigiamo verso il famoso lago di Loch Ness, in particolare verso il castello di Urquhart. Ehi, pagliaccio? Dai, vieni! Messere, vede che io sono un rispettabile giulare e non un volgare pagliaccio. Ad ogni modo, nobili viandanti, pagata la tassa d'ingresso è possibile vedere i resti di uno dei castelli più intriso di storia della Scozia, un baluardo della resistenza scozzese contro antiche prepotenze inglesi. Pensate che il castello venne costruito nel 1200, venne più volte distrutto per via delle guerre, ma rimane uno dei simboli di orgoglio, visto la strenua resistenza che in queste mura gli scozzesi dimostrarono nei secoli. Inoltre qui è uno dei punti più suggestivi dove poter ammirare il giaciglio del famigerato mostro di Loch Ness, che purtroppo è stato avvistato solo nel 1933. Una fastidiosa pioggia scrosciante ci invita a lasciare il castello, che è davvero delizioso e dove si possono fare davvero tante belle foto, se non ti arrivassero secchiate di acqua. Ad ogni modo, corsi in auto, decidemmo di fare una piccola pausa presso il vicino paese Drumdronich o qualcosa del genere, il paese dove potete trovare Nessieland e Loch Ness Center Exhibition, che personalmente non vi consiglio, ma potrebbe essere davvero interessante per i vostri figli, qualora ne abbiate. Causa pioggia, decidiamo di ritirarci in alloggio e rimandare alla scoperta al giorno successivo. Purtroppo sono problematiche da mettere in conto in questi luoghi. Carichi ed energici, dopo una colazione a base di porridge, tramite ricetta prese nelle colazioni precedenti, ci dirigiamo in uno dei luoghi cult della storia scozzese, Culloden Butterfield.
reso ultimamente celebre al mondo dalla serie Outlander. Si tratta del campo di battaglia dove si concluse a scapito degli scozzesi la guerra tra Inghilterra e Scozia, Giacobita, nel 1746. Fu una guerra sanguinosa dove i clan delle diverse famiglie vennero decimate. A motivo di ciò il campo è disseminato da lapidi che riportano i nomi delle principali casate. Questo è il luogo in cui le sorti della Scozia cambiarono definitivamente nei secoli, rendendo un popolo orgoglioso, suddito e povero per svariati secoli. Qui oltre al memoriale è possibile visitare un museo e vedere una riproduzione di una casa d'epoca che è decisamente affascinante e deliziosa. Lasciata la storia, ci dedichiamo alla natura e costeggiando l'onnipresente lago di Loch Ness ci dirigiamo verso le cascate di Foyers. Si tratta di due percorsi di trekking che hanno come oggetto principale questa cascata. Passeggiata semplice e non troppo stancante, che però, a essere sincero, mi ha un pochetto deluse. Eppure non sembrava ci fosse tutta questa siccità. Proseguiamo il nostro cammino per andare a vedere un'altra sponda del lago di Loch Ness e ci dirigiamo verso la Dores Beach. Si tratta davvero di un luogo piacevole, se il cielo non cercasse di annegarti. Sì, sembra proprio che il lago non voglia farsi filmare. Probabilmente vuole davvero celare il segreto di Nessie. Dopo aver fatto un lungo pranzo e fatto un po' di shopping, ci dirigiamo in alloggio per prepararci all'ultima giornata ufficiale di viaggio. Svegliati alla buon'ora e dopo aver trangugiato porridge e pie, sì, siamo esattamente dei maiali, se lo state pensando è vero, ci dirigiamo verso Glasgow. La città si presenta molto più moderna e inglese rispetto alle sorelle visitate nei giorni precedenti, fortemente dinamica, piena di street art e locali. Glasgow si presenta come una città molto giovanile. Il centro è relativamente piccolo e non particolarmente storico. Salta sicuramente all'occhio la maestosa George Square, dove spicca l'imponente municipio. Poco distante da questa vi è la Galleria di Arte Moderna Goma, un luogo davvero interessante da visitare dove poter ammirare, per chi lo apprezza, le opere di artisti del calibro di Andy Warhol. Ma personalmente quello che ha attratto maggiormente la mia attenzione è la statua del duca di Wellington, posta davanti al Goma. Questa statua, dedicata a colui che sconfisse Napoleone Bonaparte a Waterloo, venne vandalizzata la prima volta nel 1980 e negli anni, per quanto la città cerchi di far desistere i presunti vandali, i coni, seppur rimossi, compaiono sempre sulla testa del povero duca di Wellington. Difatti quest'opera venne definita uno dei 10 monumenti più strani al mondo. E in effetti è molto divertente. Proseguendo la nostra scoperta ci dirigiamo verso la cattedrale della città. Ragazzi, non potete trovare cosa ho trovato qui a Glasgow, guardate alle mie spalle, c'è la cabina di Doctor Who, incredibile! Ok ufficiale, credo che questo sia proprio il video di viaggi più nerd che abbia mai fatto. Ma comunque, la cattedrale di St. Mungo in stile gotico si sposa bene con il cielo grigio e l'immenso cimitero che si staglia sulla collina alle spalle della chiesa. Da citare è certo il fatto che questa sia l'unica chiesa medievale scozzese che resistette alla riforma protestante. Grandi vetrate colorate ed ampi spazi che spiccano verso l'alto, ma ciò che colpisce maggiormente è appunto il cimitero. Giuro di non avere alcun feticismo sui cimiteri, ma la Scozia ne è disseminata e risultano essere delle vere e proprie attrazioni. Questo inoltre regala una vista unica sulla città, un pelo macabra, ma davvero bella. Cala la notte qui su Glasgow e la città si gremisce ancora più di vita. I locali sono stracolmi ed è possibile trovare luoghi per tutti i gusti. Avendo fatto un viaggio decisamente nerd, dove credete che vi porti adesso? Esattamente, nelle cale più nerd di Glasgow. Un luogo fantastico dove poter giocare ai retro game mentre si sorseggia un drink con un sottofondo musicale a palla. Un luogo davvero simpatico da dover visitare, almeno secondo i miei gusti. Bene viaggiatori e viaggiatrici, il viaggio oggi termina qui. Nella descrizione troverete non solo i miei contatti e la suddivisione in capitoli, ma anche le mappe dei percorsi che ho descritto appunto nel video. Non dimenticate di condividere questo video, commentarlo e mettere anche qualche mi piace. La pagina di The Rule Lover sta crescendo, ma possiamo fare molto di più. Ciao, ci vediamo al prossimo viaggio!